sì. Oh sì, sì, sì. Venga pure. Buongiorno. Come mai lei è qui? Oh, potrebbe essere un caso grave, quindi lei ha il cuore spezzato. Oh, capisco. E come mai è qui da me? Sì, 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 innanzitutto si calmi. Capisco che è stata una grandissima delusione d'amore. Capisco che in questo momento sente un forte, forte, forte dolore al petto, ma forse dovrebbe visitare un medico. Non me. Prego? Quindi mi sta dicendo che lei è un automa? Oddio, deve essere un automa di ultima generazione. Oh, oh signore, devo dire che è davvero rifinito nei più piccoli dettagli. L'avrei scambiata tranquillamente per un umano. Oh sì, capisco che anche per gli automi le pene d'amore siano davvero, davvero difficili da superare. Ma allora prima di iniziare mi racconti la sua storia. Intanto comincerò a prendere tutti gli strumenti necessari per analizzare con calma il suo caso. Gli elettrodi. Ok. Quindi mi sta dicendo che lei è un'umana. Ho capito, quindi lei credeva appunto, così come è riuscito a ingannare me, che fosse un essere umano. Ho capito. E quando lei si è accorta che invece lei era un automa, oh, mi dispiace tantissimo. Però capisco che sia difficile ancora far coesistere questi due mondi, il mondo degli esseri umani e il mondo delle macchine. Forse la nostra generazione non è ancora pronta, nonostante ci siano così tante macchine intorno a noi. Però capisco assolutamente allora la sua delusione. Quindi mi dica dov'è che sente il dolore. Vediamo che preparo. Ok, qui abbiamo le proculine. Oh, ok, proprio al centro del petto, non più a sinistra, proprio al centro. Oh sì, si apra un attimo la camicia. Ah sì, si può vedere una piccola scatolina, probabilmente devo andarla ad aprire con il cacciavite a stella. Allora, non si preoccupi, cercherò di riparare il suo cuore spezzato. Certamente. Poi, purtroppo, non so come andrà a finire con la sua lei. Spero che ci sia ancora qualche speranza, perché no? Però intanto cominceremo a togliere il dolore del suo cuore e vedere un po' cosa è successo all'interno. Ok, allora sì, devo aprire un attimo che dunque
prima vite, seconda vite, e credo che sotto ci siano quelle un po' più lunghe. Vediamo. Ok, ultimissima. Ok, quindi queste viti ovviamente le tengo da parte perché poi dovremo richiudere la scatola. Oh sì, poi dovrò utilizzare degli altri occhiali per andare a vedere correttamente all'interno. Però allora guardiamo un attimo, mi serve una luce. Sì, purtroppo ho individuato il problema. Potrebbe essere un lavoro un pochino lungo e molto di precisione, ma non si preoccupi che le farò tornare il cuore come nuovo. Quindi allora dobbiamo procedere con molta cautela. Dunque mi serve questa brugola qui. Ok, le faccio male? Bene, un po' di forza. Ok, devo un attimo. Ok, sì, questo pezzettino lo mettiamo da parte. Qui c'è un filo di collegamento che devo cercare di togliere. No, forse devo usare delle pinzettine più piccole. Allora sì, non le farò male, sono molto di precisione. Dunque ok, sì, questo filo purtroppo deve essere sostituito, ma vedo che qui sotto c'è un altro filo che probabilmente è andato in cortocircuito. Un attimo che ok, sì, come bruciacchiato qui sui lati, deve proprio essere sostituito. Ok, guarda un attimo i fili. Aspetta, mi faccia ok. Allora adesso sarà un pochino più doloroso perché devo rimuoverle due strutture di collegamento, sì, che purtroppo si sono spezzate. Sì, si vede che il forte dolore che lei ha provato quando la sua lei ha deciso di interrompere la vostra storia d'amore purtroppo le ha incrinato questi supporti su cui si ancorava il suo cuore. Sarà un pochino doloroso, devo usare il martello, ma cercherò di fare il più piano possibile. Ok, se riesco gliene toglierò solo una e andrò a sostituirla con un pezzo nuovo di zecca. Ok, oh sì, se vuole può mordere il pezzo di stoffa che tiene nel taschino.
nel modo giusto il suo cuore. Oh sì, pensi come si è stortata? Già. Bene, adesso dovrò andare con questo cacciavite bello grande a rimontare il pezzo nuovo. Ecco come deve essere. Per fortuna avevo tutti i pezzi di ricambio qui in laboratorio. Oh sì, in realtà lavoro con molti automi, ma credo siano quelli della generazione precedente, perché lei è il primo in assoluto a sembrare davvero un essere umano. Già, è sorprendente. Lei sa dirmi da che rotativa proviene? Caspita, allora sì, dalla rotativa Tesla. Incredibile, non ne avevo mai visto uno. Bene, adesso l'operazione è un pochino delicata. Devo un attimo vedere dove devo posizionare. Ok, purtroppo quando il pezzo di prima si è distorto ha creato una piccola lesione. Dovrò andare, sì, a posizionarlo in modo che compensi la lesione che si è formata. Ma sì, no, in questo caso non sarà per nulla doloroso. Magari dovrò dare qualche piccolo colpetto di assestamento. Ok. Ok. Perfetto. Devo valutare un attimo la situazione. Mi serve una visione. Ok, 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 ok. Ok. Ok, devo dare giusto un colpettino. Fantastico. A questo punto fissiamo il tutto con questo bullone di ultima generazione che, appunto, visto il suo diametro, permette di ancorarsi perfettamente alla sua struttura e il pezzo non si muoverà più, non si distorcerà più. Esatto, e il suo cuore potrà sopportare qualsiasi delusione, che spero non avvenga più perché so quanto è doloroso. Perfetto, allora vado a posizionarlo un attimo. Mi spiace se le dà fastidio la luce, i suoi sensori. Ok, lo abito con calma. Sente pungere. Ok, no, è normale. È normale, è normale. Ok, perfetto. E ora andiamo a fissare il tutto. Non mi serve più la luce, tanto, anzi no, fissiamolo così. Devo fare con un cacciavite. Vediamo se il cacciavite è giusto. Oh sì, meraviglioso, gira perfettamente.
quindi sì, si rilassi. Quindi mi spieghi un po'. Gli automi di terza generazione, oltre ad avere sentimenti umani, si comportano anche come umani. Oh, pensa davvero che gli automi arriveranno a sostituirci? Spero di no. Spero che la nostra rimanga sempre una convivenza pacifica e proficua. In fondo ormai siamo nel futuro, no? Chi l'avrebbe mai detto anche solo 50 anni fa? Allora, a questo punto devo solo verificare che i collegamenti siano stati effettuati in modo corretto. Sì, le posiziono questi due elettrodi ai due poli in modo da capire appunto se il flusso energetico è correttamente impostato e gestito. Allora, il rosso di qua e il nero qui. Ora, ok, oh meraviglioso. Perfetto. Fantastico, è tutto perfetto. Oh, mi ho fatto male, scusi, forse ho tolto troppo repentinamente gli elettrodi. Bene, adesso le chiudo il pannello frontale, quindi rimetto le viti. Ok, prima vite, metto prima sì quelle superiori, così mi agevolo nell'operazione. Ok, e ora le due viti, quelle più lunghe della parte inferiore. Ok, ok, forse potrei utilizzare un cacciavite un pochino più piccolo, un attimo. Oh sì, questo si adatta meglio. Ultima vite. Ok, mi faccio solo controllare. Perfetto. Beh, l'operazione è perfettamente riuscita. E lei come si sente? Come se non avesse mai provato dolore. È meraviglioso, è davvero meraviglioso. Sono davvero contenta. È una gioia poter aiutare gli automi come lei. Oh, ma tra l'altro adesso ho un altro appuntamento. Ho un appuntamento con un'automadonna. Oh sì, è una delle prime guidatrici di locomotive. Sì, sì, ormai le donne hanno raggiunto quasi la parità dei diritti. Una bella
conquista per il nostro secolo. Già, sì, dovrebbe entrare a momenti. Oh, eccola, Jasmine. Ti presento un amico qui. Oh no, pensa che ha un automa anche lui. Come dici? Oh sì, lo so che Jasmine è bellissima. Senti battere il cuore, dici? Allora te l'ho aggiustato bene. Fammi sentire. Direi che sta proprio battendo. Beh, che dire? Vuoi aspettare mentre sistemo Jasmine? E magari poi la riaccompagni a casa? Perfetto, siediti pure lì. Jasmine, buongiorno. Allora, come va